Bentornate cari amiche e cari amici a questo appuntamento. Oggi, come al solito, andiamo a fare il nostro oroscopo taroscopo per la settimana con la nostra classifica. Io intanto voglio salutare tutte le persone che si stanno iscrivendo. Grazie, grazie, grazie. Io sono Astro e per qualsiasi informazione in basso avete la mia mail o il mio numero WhatsApp per contattare con me privatamente. Allora, faremo questa classifica, quindi come al solito vi ricordo che sono delle classifiche provvisorie per una settimana, non ve la prendete a male e soprattutto ascoltate le carte. Perché è vero che a livello planetario, secondo il mio punto di vista, sarete per esempio nella 12ª posizione, però poi le carte possono darvi comunque un passo in più per andare avanti. La settimana in questione sarà la settimana che va da lunedì 15 a domenica 21 di febbraio e l'aspetto forse sicuramente più importante è il sole che entra in pesci. Quindi quando il sole entra in pesci siamo guidati quasi sempre verso un'empatia nuova, una consapevolezza anche nuova, diciamo, nostra personale. Voi sapete che questo è un canale di evoluzione anche spirituale, personale, quindi questo secondo me è uno dei soli più importanti. Ma abbiamo due aspetti che non dobbiamo sottovalutare, soprattutto nel periodo di questa settimana. Il primo è il primo scontro, quindi la prima quadratura che si forma tra Saturno e Urano. Saturno si trova nel segno dell'Acquario, Urano si trova nel segno del Toro, sono entrambi in modo diretto molto attivi, formano una quadratura, quindi un angolo di 90 gradi, quindi uno scontro tra questi due giganti, diciamo, o due pianeti importanti dello zodiaco. Quando Saturno, diciamo, si scontra con un pianeta così forte, ricordiamo che è più una questione di tensioni sociali, quindi del nostro, del nostro animo. Sì, sicuramente lo sentiremo personale, però quest'anno questo scontro lo avremo per ben 3 volte. Il primo il 17 febbraio, il secondo il 24 giugno, scusate, il 14 giugno e il terzo tra il 23 e il 24 di dicembre, dipende da dove vi trovate. Allora, questo scontro è, diciamo, un ciclo che dura circa 45 anni. La loro ultima volta, quindi la loro ultima volta che si unirono e si scontrarono in questa quadratura fu nel 1988, quando, diciamo, l'Unione Sovietica è crollata. Da lì a poco sarebbe crollato anche il muro di Berlino, gli Stati Uniti d'America sono emersi in una guerra fredda dove probabilmente anche i protagonisti siamo stati noi e questo è stato un momento particolare perché Saturno ha viaggiato per 3 quarti proprio del suo attuale ciclo con Urano, con un periodo che ha contenuto in sé anche la nascita di internet, le innovazioni tecnologiche. Andate a vedere quando parlo della grande congiunzione, vi lascio il link qua in alto. Quindi devo dire che è stato comunque uno scontro abbastanza importante e con questo attrito che è nato tra Saturno e Urano e che nascerà nel 2021 dovremmo riorientarci, adattarci a delle innovazioni molto rapide all'interno anche di movimenti sociali, di crolli improvvisi, di nuove strutture sociali che possono nascere. Come ben sapete, il 2020 ha fatto scoppiare, diciamo, la pandemia, no? Quindi che è stato un momento in cui Saturno, Plutone e Giove erano tutti quanti in questa triplice alleanza nel Capricorno. Questa influenza di Plutone però è in realtà quella che ha dato un po' questa tossicità nell'ombra di questo collettivo. Ecco perché questo 2021, quando Giove e Saturno passarono poi nel 2021 e passeranno questa grande congiunzione, i cambiamenti più profondi stanno per iniziare a prendere forma. Sono cambiamenti che potrebbero richiedere anche delle rivelazioni importanti, anche delle rotture abbastanza forti, quindi nel collettivo soprattutto, non tanto nel personale. Nel 2021, diciamo, avremo delle opportunità di cambiare un po', dirigerci verso nuove direzioni eccitanti, creative, ma facendolo comunque con una grande, come posso dire, un grande spacco, una grande voglia di autenticità in questo modo. Sapete che l'influenza di Urano è un po' sconvolgente perché si muove molto
a rimuovere un po' questi stati che sono bloccati dentro di noi, costringendo in questo caso quindi a Saturno, che si trova nel segno dell'Acquario, a una presa più repressiva, di opportunità di espandersi, mentre quindi i vecchi sistemi si stanno un po' frammentando, come potete vedere, come stiamo vedendo, formando così delle nuove alleanze, la conoscenza di nuove persone, quindi sarà molto importante durante questo scontro che non sentiremo proprio il 17, ma magari dal 17 nasceranno delle grandi opportunità. L'unica cosa che bisogna fare molta attenzione è rallentare le strutture sociali radicali, anche personali. Bisogna allentare un po' la presa su tutto questo, perché questa quadratura poi la troveremo anche nel 2020, quindi saranno 2 anni abbastanza importanti dove in qualche modo bisognerà riorganizzare il nostro tempo, rivedere un po' la nostra stabilità anche personale e sociale. Quindi questa forza di Saturno e Urano nel 2020 porterà a un grande cambiamento, soprattutto nei 3 scontri, che sarà quasi irrevocabile. Ecco perché le cose non torneranno assolutamente come erano prima. Avremo bisogno quindi di navigare attraverso nuovi passaggi, nuovi limiti, con situazioni che forse sono anche sconosciute verso di noi, perché tanto è sconosciuto nell'era dell'acquario, tutto sarà molto nuovo, no? Quindi avremo bisogno anche per questo di risposte più rapide, abbiamo bisogno di sapere le cose come vanno. Questi cambiamenti possono scoppiare intorno al 2021 e poi anche nel 2020, ma avremo bisogno di avere un po' più di pazienza perché questi cambiamenti saranno cambiamenti esterni, ma che toccheranno anche un po' i nostri processi interni che verranno in qualche modo coinvolti da Saturno e richiederanno quindi del tempo per essere ristrutturati in una forma, diciamo, cruciale per ricostruire un nuovo mondo o delle nuove opportunità. Un aspetto importante anche sarà sicuramente il Sole, come vi ho già detto, in Pesci il giorno 19 e Venere farà ancora una quadratura con Marte. Quando Venere si scontra con Marte, Venere si trova in Acquario, Marte si trova in Toro, entrambi in moto diretto. Bisogna fare un po' attenzione perché questo scontro, e questa è una fase molto importante, deve essere gestita positivamente perché può creare, diciamo, qualche piccolo caos, però è anche vero che può creare un'occasione o magari un discorso, una conversazione che fino a questo momento noi non eravamo riusciti a fare, soprattutto con il nostro partner, quindi guardiamoci bene intorno perché quello potrebbe essere il momento ideale probabilmente per rivedere qualcosa di importante. Sappiamo che quindi il Sole ci porterà verso una vita che comincia quasi a rallentare, ad essere forse un po' più consapevole e quando Venere e Marte, questi amanti cosmici, si scontrano, c'è bisogno di qualcosa riemerge per parlare finalmente di qualcosa di importante che fino a questo momento non eravamo riusciti a dire. Poi il 21, domenica, Mercurio entra diretto nuovamente, quindi finalmente possono liberarsi un po' le nostre comunicazioni, anche se c'è ancora l'ombra di Mercurio fino all'inizio di marzo, però già che sia diretto qualcosa di importante c'è. La Luna lunedì e martedì sarà nel segno dell'Ariete, il 17, 18 e parte del 19 in Toro, poi passa in Gemelli per tutto il fine settimana. Quindi, parlando di questo e vedendo tutto questo aspetto, ricordiamo che la maggior parte dei pianeti sono ancora nell'Acquario, quindi in opposizione al povero segno del Leone, che non posso che metterlo nuovamente in 12° posto, ma non perché siete sfigati o tutto, ma perché avete veramente dei pianeti in opposizione. Già che il Sole questa settimana va via dall'opposizione, è buono, però ricordo che avete ancora Mercurio, avete ancora Venere, avete ancora Giove, Saturno per tutto l'anno, insomma, non è facile. Vi metto all'ultimo posto, ma devo dire che siete comunque in una bella fase anche di trasformazione vostra personale, state lavorando su molti progetti, potreste fare un attimo di fatica, però è vero che questo è un momento così, insomma. Persone che mi hanno detto, ma parli di più sugli ultimi segni che i primi, è normale, se siete ai primi posti non c'è tanto da parlare, gli ultimi devono essere un po' più indirizzati perché c'è qualcosa da ridire. Allora, andiamo a vedere un attimo con questo oracolo non so, sono degli oracoli di Mandara, si chiamano The Soul Oracle, quindi l'oracolo delle anime,
Andiamo a vedere quale sarà la vostra, diciamo, carta guida di questa settimana che va dal 15 al 21, successo. Vedete, quindi anche se dovete, magari non è proprio al 100% la vostra settimana, sapete perfettamente che è una settimana che dovete guardare avanti per la vostra crescita personale, soprattutto raggiungere quegli obiettivi che vi siete prefissati. Se vi siete prefissati qualcosa di importante, sapete che questa è una settimana dove lavorare costantemente su tutto ciò. Non perdetevi in chiacchiere, perché questo è probabilmente una carta anche molto attiva, che richiede costanza, che richiede movimento, quindi ottimi saranno gli obiettivi, quelli fondamentali per la vostra vita. Andiamo a vedere anche con le nostre carte come sarà questa vostra settimana, bellissima. Non dimenticatevi di divertirvi, questo è un autosabotaggio che voi state avendo con voi stessi, forse ci sono delle discussioni anche probabilmente lavorative che dovete riconsiderare in maniera più, come posso dire, più centrata, se dovete essere un po' più logici, state più onesti anche sulle questioni pratiche della vostra vita. Sapete che forse quel passo non potete farlo, che probabilmente è meglio non discutere con nessuno a livello lavorativo durante questa settimana, meglio avere sempre più amici che nemici, cari amici del leone, anche se devo dire che dentro di voi c'è un'energia di grande cambio, di grande innovazione. Forse questi pianeti in opposizione stanno risvegliando quella grande opportunità che potrebbe arrivare proprio per voi. C'è un bellissimo discorso da dover affrontare, forse magari anche delle questioni legali, quindi probabilmente situazioni che riguardano divorzi, separazioni, o semplicemente delle documentazioni con lo Stato per i soldi, per l'aiuto. Potrebbe non essere semplice discutere di questa situazione, ma è arrivato il momento di parlarne, mettere chiarezza. Siete con un piede nell'acqua e un piede sulla terra per le questioni di amore, dovete trovare un po' più di serenità, tra virgolette, e quell'equilibrio, quella voglia in qualche modo di espandersi verso qualcosa di nuovo. Sapete che siete in quella dimensione dove non siete ancora pronti al 100% per affrontare questo tipo di qualsiasi tipo di cambio, però è importante, visto la carta della temperanza, di iniziare a compromettersi su qualcosa di nuovo. Sperimentate qualsiasi cosa che vi viene in mente. Se avete bisogno di una ricerca di equilibrio, questa è una carta importante, perché potrebbero esserci anche delle ottime opportunità anche di una conoscenza se siete single, perché vedo che qui c'è un divertimento forse nei social, persone che possono essere un po' lontane all'estero, praticate anche lingue o culture, cucinate cose asiatiche piuttosto che di altre culture, perché può in questa settimana darvi una spinta in più. Attenzione alle discussioni in famiglia, una sorella, una madre, una cugina, una donna che in qualche modo sta, tra virgolette, cercando di mettere qualche piccolo gioco che non è proprio chiaro, perché voi sarete molto predisposti anche ad essere pieni, quindi guardatevi le spalle questa settimana da persone che non sono molto chiare nei vostri confronti. Andiamo a vedere una carta del nostro oracolo della luna, qual è la il vostro messaggio. Devi essere più coraggioso anche a fare il primo passo, quindi mi raccomando, il coraggio non deve mancare questa settimana. Forse se dovete discutere, se dovete fare questo discorso importante o guardare questi documenti, sarete voi che in qualche modo dovete, ecco, mettervi in gioco su questo. 11° posto devo mettere gli amici della Vergine, perché avranno il Sole in opposizione, e quando il Sole è nel grado 0 è molto forte quando è in opposizione, quindi proprio dal 18 in poi la Vergine avrà questo Sole in opposizione, e il fine settimana la Luna sarà in quadratura. Non è un brutto momento per gli amici della Vergine, ma dovete mettervi un po' in gioco di più, dovete in qualche modo lasciarvi andare su tantissime cose. Però devo dirvi che questo sarà un periodo, poi soprattutto la prossima settimana avete anche Venere in opposizione, quindi dovete valutare attentamente le questioni economiche, pratiche della vostra vita.
Io dico sempre non state a ripensare e sopra ripensare alle cose perché voi siete molto così, cercate di trovare più una spinta, no, come posso dire, più importante. Andiamo a vedere qual è la carta per voi questa settimana, amici della Vergine, 21, 15-21 di febbraio. Ricordo che potete ascoltare anche il vostro ascendente, il vostro sole per completare questa stesura. Sono stesure molto generali, molto brevi, quindi andiamo a vedere un poco. Abbondanza, questa è una bellissima carta perché alla fine quello che bisogna sempre ricordare è che voi non avete limiti. Non dovete mettervi mai limiti su nessun aspetto e qualsiasi cosa voi pensate dovete sempre andare oltre i vostri limiti. Desiderate di più le cose reali, le cose che proprio dovete, che avete vicino a voi. Questa è una carta di grande espansione e proprio questa settimana dovete essere pronti a capire dove vi siete messi, quale tipo di barriere avete messo intorno a voi e per quale motivo l'avete fatto. Credeteci di più, questa è una carta interessante. Andiamo a vedere amici della Vergine, quindi per voi come sarà questa settimana. Useremo il metodo del chakra anche per voi. Guarda, questo è proprio il doppio abbondanza, eh? Credete più nelle vostre, nel vostro modo di essere, quello che state facendo, soprattutto se c'è una questione lavorativa in ballo, questi sono soldi, eh? Questi sono soldi molto importanti e ricordatevi che dovete comunicare con le persone vicino a voi perché, wow, queste sono carte molto importanti. Forse c'è qualche piccola ferita familiare da dover recuperare, c'è qualche aspetto che a livello proprio di famiglia non va tanto bene, forse qualche piccola discussione con il partner, con la madre, con i fratelli, con i genitori, ma in qualche modo questo si potrà anche risolvere perché siete molto concentrati, quindi vedo questa sorta di egoismo in voi stessi e qualcuno ve lo può far presente, vi potrà dire guarda che stai pensando solo a te stesso, ai tuoi figli, a tua moglie non ci pensi, no? A tuo marito non ci pensi, ma è normale per il segno della Vergine perché quando parte su qualcosa va sempre dritto su ciò, no? C'è un grande desiderio forse di evadere, di partire, di ritornare in terra, di cambiare lavoro, di contattare con persone lontane, di fare magari qualcosa di nuovo ed è molto probabile che questa settimana finalmente si iniziano a mettere un po' i tasselli su quelli che saranno i vostri cambiamenti, cambiamenti importanti anche a livello lavorativo. Finalmente qualcuno raggiungerà un obiettivo, magari una firma di un contratto importante, sono gli studenti, le persone che magari sono appena laureati o le persone che lavorano proprio nel mondo della conoscenza, questo potrebbe essere veramente un ottimo momento per ricreare o ricomporre qualcosa di nuovo. Questo potrebbe essere un lavoro nuovo, tra l'altro, che potrebbe nascere tra di voi. E mi raccomando, seguite anche il vostro cuore questa settimana perché ci sono dei messaggi interessanti che potrebbero arrivare, soprattutto per le persone single, forse persone, ripeto, anche per voi che non sono proprio al 100% vicino a voi, questa voglia di evadere in realtà vi fa evadere anche un po' dalla vostra monotonia quotidiana che in qualche modo vi renderà, come posso dire, più spensierati, con più voglia di agire, di andare oltre a voi stessi. Non abbiate paura, non c'è nulla da temere con queste carte, sapete però perché sta arrivando qualcosa di importante, quindi non abbiate limiti e non mettete limiti su voi stessi, credeteci sempre di più. La carta per voi, prendete il tempo per respirare, abbiate tempo anche per voi stessi, respirate, mi raccomando, non dimenticatevi mai che in realtà c'è tempo per tutto, c'è bisogno solo di organizzare, ma c'è anche e soprattutto il tempo per voi stessi e per rilassarvi. Questa è una carta interessante, guida. Andiamo a vedere al 10° posto, purtroppo devo mettere gli amici dello Scorpione, avete tantissime quadrature in questo momento che non sono molto semplici per voi, devo dire la sincera verità, vi vedo anche un po' confusi e qualche idea maliziosa per la testa, cioè c'è qualcosa che vi gira per la testa in questo momento, amici dello Scorpione. Secondo me per l'amore, per la casa, per questioni proprio anche forse pratiche che non sono molto chiare al 100%. Ecco perché vi metto al 10° posto, perché non è un cielo facilissimo questo, perché per quanto questo scontro tra l'Acquario, quindi tra Saturno e scusatemi, Urano in Toro
a due segni come il toro o come l'acquario possa dare magari una spinta rivoluzionaria, a voi vi abbatte un poco, devo dire la sincera verità. Vi fa perdere un po' di stabilità, no? Quindi questo è importante. Sapete che c'è anche una Venere che si scontrerà con Marte, insomma, non è un momento semplice per gli amici dello Scorpione, che ne sentono sempre di questo movimento di pianeti, soprattutto nel momento in cui dovete affrontare dei discorsi riguardanti la vostra casa, quello sarà importante. Andiamo a vedere qual è il vostro oracolo per il cambiamento. Questa è una carta molto importante, ricordatevi che nulla può essere cambiato o nulla può evolvere se non c'è proprio un movimento, un cambiamento dentro voi stessi. C'è qualcosa che magari è troppo stagnante per voi e di conseguenza dovete cercare di muoverlo in maniera diversa. Forse ci sono degli orizzonti che non state vedendo e che siete un po' tanto limitate. Questo scontro vi farà vedere un po' di cose nuove, muoverà qualcosa proprio nelle vostre radici e forse è arrivato, amici dello Scorpione, il momento di prenderlo in considerazione. Dovete capire in realtà che se non vi muovete, purtroppo le cose non possono crescere, non possono evolversi, quindi dovete continuamente essere in un grande mutamento e questo mutamento deve essere rivalutato attentamente. Allora, andiamo a vedere un po' quali sono le vostre carte. Questa è proprio caduta. C'è qualcosa che riguarda il vostro amore, la vostra, vede, questi piccoli dubbi, che in realtà non sono delle carte negativissime, sono forse delle carte che parlano più di una voglia di ottimismo nella vostra vita, sì, un rinnovamento, perché la stella parla solitamente di rinnovamento. Sapete che qualsiasi cosa è andata male in questo periodo, però c'è sempre questa opportunità per iniziare qualcosa di nuovo con uno spirito diverso. E lo slancio lo vedete proprio dal matto come carta nell'incosciente che vi dà quella voglia proprio di lanciarvi verso qualcosa di ignoto, no? Di nuovo. Sapete che c'è un po' di aria buia in questo momento, ma non siete voi, secondo me, che vi state un po' cercando di vedere queste cose, ma in realtà non è proprio così. Non pensate queste cose, vedete, i vostri sentimenti sono sempre molto confusi, forse con le persone che amate. Non vi preoccupate, la persona che amate è stabile. L'unica cosa che c'è che forse non sta dimostrando, non ve lo sta facendo capire, ma perché c'è proprio un limite nella questione. C'è un limite lavorativo, un limite probabilmente di altre cose che questa persona vicino a voi non ve le riesce ad esprimere al 100%. Le questioni di lavoro non le tocco tantissimo perché credo che c'è qualcosa che in realtà si sta muovendo e qualcosa che in qualche modo può essere fatta meglio. Ricordatevi, dovete seguire il vostro cuore, seguite le cose che amate, che sapete fare. In particolar modo se in questo ultimo periodo qualcuno che da voi molto caro vi ha suggerito qualcosa, perché quello potrebbe essere veramente una grande opportunità, un'opportunità che può nascere proprio all'interno del vostro lavoro e che può permettervi in qualche modo di fare questo tipo di lavoro in maniera migliore. Quindi ci sono delle opportunità molto importanti, però uscite da questa sorta di malinconia, di sfiducia che in qualche modo avete. Sapete, la luna come carta nascosta è un po' la nostra ombra e questo inconscio che non è molto chiaro, quindi fate più attenzione a quelle che è la vostra intuizione, scusate, perché i tuoi sentimenti, in realtà quello che dovete chiedervi sempre è che cosa ti stanno dicendo in questo momento i tuoi sentimenti, no? Nella situazione attuale. Chiedetevi qual è questa paura di questo momento, da dove sta nascendo. Sapete che a volte la crescita più profonda si trova proprio nell'affrontare queste nostre paure più nascoste, che non sono riuscite ad uscire dentro di voi. E la luna proprio rappresenta, nello stesso tempo consiglia di guardarsi sempre molto dentro, di comprendere molto di più il modo di agire nella nostra vita. Quindi potrebbe essere molto saggio alcune volte anche di forse non rispondere, non andare oltre, di limitarsi, di fare dei passi indietro. È un ciclo la luna, è un ciclo naturale, come lo sono i cicli della luna, i cambi di stagione, quindi questo è un ciclo, un momento in cui secondo me è meglio
essere anche pronti, è un modo anche di cambiare verso di noi stessi. Qui si possono fare anche delle conoscenze molto interessanti, però da questa conoscenza non pretendete troppo, perché forse magari vi lancerete a picco su questa conoscenza e l'altro potrebbe sentirsi un po' frenato verso di voi, quindi andate molto calmo. Il vostro amore c'è, la stabilità c'è, la famiglia solitamente c'è. Tra l'altro questa è una carta che parla molto spesso di possibile gravidanza, avete il bambino all'interno di questo ovulo, tra virgolette, no? Potrebbe rappresentare di possibile o una voglia col vostro compagno di creare qualcosa di molto importante, di cui però dovete fare un po' attenzione, aspettare forse, perché non è proprio il momento con la peso in questo caso. Quindi è una settimana in cui certi discorsi è meglio non farli o magari rimandarli. Allora, la prosperità tra di voi, la luna nuovo in toro parla di essere molto più pratici nella vita, di non perdersi con le illusioni e sappiate che a breve le cose importanti, anche le cose che forse riguardano questo cambiamento in voi, stanno per arrivare. Allora, nono posto. Nono posto metto gli amici del toro. È forte, amici del toro, eh? Urano si scontra proprio nel vostro segno, Marte si scontra con Venere, insomma, come potete vedere potrebbe essere una settimana di piccoli imprevisti e scontri, appunto. Quindi dovete fare un po' attenzione al vostro modo di agire, nonostante la Luna sarà proprio sul vostro segno, però la Luna nel vostro segno farà una congiunzione proprio nel momento in cui questi due grandi pianeti, il 17, si scontrano. Quindi potete immaginare che non è una luna semplice, quindi anche all'inverno, voi forse siete quel segno che toccherà più profondamente internamente questo grande scontro tra Saturno e Urano. C'è qualche piccola struttura dentro di voi che probabilmente dovete rivedere, ricambiare, rivalutare attentamente. Andiamo a vedere qual è il vostro oracolo centrale. Qual è l'energia del toro? 15-21. Andiamo a vedere un poco. Questo è una negazione che avete dentro, quindi cercate di capire di più quelle che sono le vostre paure ehm, e cercate di fare in modo che queste paure si risvegliano dentro di voi, perché soltanto abbracciandole queste paure riuscirete in qualche modo a riguarirle nuovamente. C'è un po' di instabilità, di negazione su quello che state provando, forse la negazione sarà anche verso le altre persone. Quindi sarà forse una settimana in cui direte spesso di no a voi stessi e alle altre persone. Cercate di capire il quale motivo, cercate di pensare per quale motivo c'è questo sentirsi completamente no, e fare un po' più di attenzione. È una settimana forse che direte, ma eviterete magari qualsiasi tipo di discussione, no? Non avete voglia. 4 di coppa che già vi fa pensare che non c'è proprio quel grande interesse durante questa settimana, dovete mantenere un po' le vostre energie a bada. L'orgoglio, fate molta attenzione all'orgoglio anche questa settimana, c'è qualcosa in realtà che potrebbe sì ferirvi, forse questo potrebbe arrivare dalla famiglia, potrebbe essere una persona della vostra famiglia che non è molto chiara o qualche situazione a livello familiare che non si sta formando al 100%, c'è necessità di fare anche una scelta forse a livello lavorativo dove dovete mettere prima voi il vostro interesse agli interessi delle persone che sono intorno a voi. C'è una sorta di egoismo, c'è una sorta di voglia anche di mettersi un po' dentro di sé durante questa settimana, che non fa mai male, ma se è uno egoismo sano, che sta in realtà, che voi siete un po' tattici, no? State in realtà guardando quello che saranno i prossimi futuri, fatelo tranquillamente. La scelta la dovete fare però con grande attenzione, mi raccomando non dite una cosa se poi non la fate, perché questa potrebbe essere la settimana in cui molti toro probabilmente potranno dire qualcosa e poi non la fanno, non si sentiranno al 100% chiari su questo aspetto. Sì, il Re di Bastoni è una carta di grande orgoglio, quindi proprio nel posto terzo chakra vi devo dire che c'è una grande voglia di andare avanti perché in realtà sono carte che sono un po' in fermento su quello che state vivendo, però cercate di mantenere un po' una sorta di
insomma, abilità nel essere un po' più diplomatici. Le scelte che farete però non dovete essere impulsivi su queste scelte, perché siccome ci ho tante carte che mi parlano un po' di impulsività, potreste pentirvene, quindi anche il discorso con l'amore, perché qui si parla di amore. Soprattutto i tori non dovete fingere in questa settimana, perché ho la sensazione che qualcuno di voi con la carta della negazione credo che possano fingere in qualche modo, no? E cercate di essere più onesti al 100%. Per i single, questo è un bel incontro, amici single, Toro. Quindi questo potrebbe essere una bella conoscenza che però non avverrà subito, non lanciatevi con calma, nel tempo questo potrebbe diventare qualcosa di molto molto interessante. Se dovete fare qualche discussione in famiglia, fatela immediatamente, però sappiate che dovete farlo con molta calma e determinazione e guardare attentamente quelle che sono le questioni pratiche del giorno, della vita, in realtà. È un tempo per curare se stessi, è tempo per pensare probabilmente, forse questa è una settimana no, ma è quelle tipiche settimane in cui avete bisogno di chiudervi dentro casa vostra, bere il vostro tè, cucinare, voi siete dei grandi mangioni, quindi potrebbe essere proprio quello che vi sta guidando in questo momento, mi raccomando. Solo una settimana, amici dei Toro, però forte, perché c'è Marte anche che si scontra con... No, questo va qua. Che si scontra con Venere e insomma non è facile, non è assolutamente facile. Andiamo a vedere l'ottavo posto, metto il segno del Capricorno, che avrà insomma anche con lui delle influenze abbastanza forti. Avete una luna in quadratura all'inizio, insomma il 17 toccherà un po' anche i segni di terra, come momento abbastanza forte, quindi devo dire che non sarà molto semplice, anche se secondo me per voi è arrivato il momento di valutare attentamente quelle che sono le questioni pratiche, mi raccomando, perché c'è la necessità di rimettervi, di rivalutare attentamente questo progetto. Forse possono nascere delle opportunità, sì, è vero, ma dovete valutare attentamente proprio ogni piccolo dettaglio, amici del Capricorno. Attenzione alle discussioni il giorno 19, 19-20, sono due giorni abbastanza forti dove potreste discutere con qualcuno in casa, ecco, quindi dovete fare attenzione che quando poi voi vi impuntate su una cosa siete abbastanza duri. Allora, la solitudine è la carta che vi è uscito. E se sentirete questa sensazione che forse qualcuno non vi capisce o c'è qualcosa che in realtà non va, però sapete che non siete soli, Capricorno, anzi voi siete sempre circondati da persone che vi vogliono veramente bene, perché chi vi vuole bene vi vuole seriamente bene. E voi siete il tipico segno o chi mi ama, chi mi odia, ecco, un po' così. Ecco perché in qualche modo dovete fare attenzione anche delle persone che avete vicino, perché questa potrebbe essere anche una carta, un'energia che vi parla di una possibile rottura con un'amicizia, con una persona a cui tenevate moltissimo, più un'amicizia direi. Quindi, ripeto, 19 e 20 sono momenti molto duri, molto forti, dove dovete fare un po' di attenzione, quindi ricordatevi che se non era per voi non ne valeva la pena, cioè nel senso se è morta come amicizia non ne valeva la pena neanche più probabilmente stare vicino. Attenzione alle questioni di casa, perché vi verrà richiesto, guardate, la casa è molto presente, casa, che forse qui è il luogo dove secondo me dovete un po' rivalutare attentamente. Ve lo dico perché c'è il diavolo proprio nel primo chakra. Qui tutte le questioni di famiglia devono essere votate attentamente. Non sono bruttissime carte, devo dire la sincera verità, però è anche vero che c'è una necessità di uno slancio probabilmente verso di voi. La carta nascosta è il giudizio. È una carta interessante perché il giudizio solitamente rappresenta un passaggio nuovo, una maturazione, probabilmente una transizione, ecco, verso qualcosa di interessante. Il giudizio è una carta che parla, il giudizio è la carta dell'anno scorso, 2020, e parla proprio di cambiamenti drastici, di rilasciare qualcosa, di revisionare qualcosa. Quindi questo è importante perché la domanda a cui dovete porvi questo momento è in quali modi stai cercando il successo, caro amico del Capricorno, dove stai fallendo, cioè chiediti un po' perché stai fallendo in questo momento e soprattutto quali sono le lezioni che hai imparato. Forse
c'è un attimo di pigrizia in queste carte, c'è un attimo di vi state legando troppo a delle cose, mi viene da pensare, ma sì, finché io sto in questa condizione sto bene, ma poi state male dentro. Quindi non lasciatevi troppo guidare dall'apatia durante questa settimana, perché la vita non può rimanere così com'è per voi, perché queste sono carte di grandi movimenti, di grandi cambiamenti che devono avvenire, soprattutto per le questioni di casa, di famiglia. Le madri, i padri di famiglia dovranno forse affrontare dei discorsi importanti con i propri figli. Dovranno prendere in considerazione probabilmente delle cose importanti della propria vita, quindi attenzione a questo, io dico sempre attenzione, ma in realtà non la prendete come qualcosa di male, ma possono essere delle energie importanti. Per le questioni di lavoro, vedete, c'è un po' di fatica, questa fatica è guidata subito dopo da un diavolo che mi fa pensare che forse state seguendo continuamente la stessa cosa. Quando vi dicevo, c'è qualcuno che non vi capisce, le persone non vi stanno capendo perché siete rimasti ancorati a qualcosa del passato. Questa cosa deve essere cambiata, amici Capricorno, non va più bene. Dovete rinnovarvi, dovete fare, cambiate i colori, cambiate l'organizzazione, cambiate le strutture, perché se no fate sempre fatica a che la cosa vada avanti, perché la gente ormai sta andando oltre, sta andando avanti e qui vedete che c'è un grande cielo, delle grandi carte di cambiamento, ecco perché qualcuno forse non vi capisce ancora. Bene le questioni di amore, l'amore presente, marito, moglie, fidanzati, fidanzate, nonostante ci possono essere delle piccole discussioni o dei piccoli momenti di affaticamento, ma credo che siete più voi, quelli che siete un po' più affaticati, ma tutto l'intorno dell'amore è molto interessante per questo momento, solo che state viaggiando a senso unico in questo momento, quindi cercate di invertire la marcia, dare un autostop alle persone vicino a voi e viaggiare insieme in parallela, ecco un po', perché secondo me vi state coinvolgendo troppo verso un aspetto e state tralasciando probabilmente altre persone. Delle belle notizie potrebbero arrivarvi durante questa settimana. Non credo che possa essere una settimana di grandi incontri, a meno che non avete qualcuno nel vostro cuore che state pensando e che potrebbe ritornare, potrebbe farsi sentire. Quindi questo potrebbe essere anche un modo per riappacificarsi in qualche modo, va bene? Andiamo a vedere quelle. Ah, effettivamente un nuovo ciclo romantico sta per iniziare, questa è una nuova in bilancia ed è una carta che parla di grande equilibrio. Questo ciclo nuovo è quando vi dicevo tornate indietro, date un autostop alla persona che amate e viaggiate insieme con questa persona, non viaggiate a senso unico perché qui c'è una sensazione di dover, eh, diciamo, mettere insieme, aggregare al vostro punto di vista anche persone che sono vicino a voi, che siano amici, famiglie. Ricordatevi che però dovete fare attenzione a chi vi fidate questa settimana. Quindi, secondo me, la famiglia, la casa, gli amori e quelli che sono stabili sono gli aspetti più importanti, va bene? Allora, andiamo a vedere invece chi c'è al settimo posto, metto gli amici della bilancia. Questo è un'energia particolare, l'unico aspetto forte che avrete è sicuramente questo scontro anche per voi di Saturno, Venere che si trova in Acquario, sono tutti in sestile al vostro segno, in trigono al vostro segno, e poi iniziate la settimana con la Luna in opposizione, che è sempre molto fastidiosa iniziare la Luna in opposizione, però devo dire che al settimo posto va bene, cioè nel senso non è, alla fine sono 12 segni, bisogna sempre incastrarli, c'è sempre qualcuno che va meglio di noi, quindi però settimo posto è un bel traguardo per gli amici della bilancia, avete un bel cielo, perché avete in trigono tutti questi pianeti, tra cui avete Venere che ancora intrigano con voi, avete Mercurio, Saturno, Giove, mi stavo imbrogliando, però è anche vero che questi hanno degli scontri abbastanza forti, va bene? Allora, andiamo a vedere un po' qual è la carta per gli amici della bilancia, settimana che va dal 15 al 21. Sole ascendente segno lunare, quindi andate a guardare anche il vostro segno lunare. Questa si dice libertà. Oh, che bella questa carta.
Questa è una carta che vi indica proprio l'opportunità che avete di non solo essere liberi, ma di essere in possesso di una forza tale che proprio durante questa settimana potrà farsi sentirvi liberi da qualsiasi tipo di cosa che in questo periodo volete. State più liberi, credete più nel potere che avete dentro di voi per trasformare in modo felice tutto quanto. Perché ve lo dico? Perché le bilance molto spesso cadono nel pessimismo. E siete uno di quei segni che cade molto spesso nel sentirsi un po' frustrate, un po' tutto mi va male, mai una gioia, mai... questo è un termine che io odio, da ora in poi comincerò a cancellare tutte le persone che lo scrivono, non è vero, non lo farò, però mi dà proprio fastidio dire mai una gioia, perché già in quel momento state perdendo un secondo per scrivere una parola negativa o comunque una frase negativa. Invece dovete dire, vabbè, la prossima sarà migliore. Ecco, questo è sempre no, un po' di psicologia inversa, positiva, ed è quello di cui avete bisogno. E questa è una carta di grande potenzialità, perché siete proprio in possesso degli strumenti per essere felici questa settimana. Quindi dipenderà moltissimo da quello che siete voi, da come bilanciate le vostre energie, la vostra creatività. Sappiate che però è vostra la felicità, non degli altri. Quindi quello è un grandissimo problema che ha spesso la bilancia, che pensa sempre agli altri, ed è infatti il segno degli altri, no? Eh, come sta quella persona lì? Se quella persona sta felice, io sono felice. No, se tu sei felice, quella persona è felice. Se quella persona non è felice, sono cazzi suoi, scusate il termine, ma sono fatti suoi. Cioè tu devi continuare a mantenere quel tuo stato di equilibrio, soprattutto quest'anno. E questa settimana in particolare avrai quella capacità in qualche modo di forse fregartene spudoratamente di qualcosa che in realtà non appartiene a te o di un problema che forse non è il tuo. Vedete, questa è la carta vostra del dare e ricevere. Non so se vedete, ma in mano c'è una bilancia, il 6 di spadi di denaro. Ed è proprio sempre il solito dare agli altri, stare lì per gli altri. Non è giusto, non è giusto perché perdete molto spesso anche il vostro punto di vista. Una settimana in cui raccoglierete anche i frutti che finalmente avete dato e avrete quella grande spensieratezza. Vedete, queste sono due carte di grande spensieratezza. Non so se avete visto la similitudine più o meno tra il fante di spada e il matto. Quindi sono due carte molto simili, di essere un po' più spensierati. Forse il matto, che riguarda più l'amore, è veramente il massimo. Andate avanti e non vi preoccupate per quelle che sono le situazioni che state vivendo. Per le questioni lavorative, qui ci sono delle grandi carte di grande importanza. Dovete per usare la vostra astuzia, la vostra intelligenza. Forse è arrivato il momento di fare un discorso ad una persona, chiedere aiuto ad una persona se non avete lavoro, perché questo potrebbe essere il momento in cui molti amici della bilancia finalmente si rimettono in careggiata, no? Come per dire dai, su, forza, mettetevi in gioco perché le questioni pratiche saranno importanti. Anche se avete un lavoro ed è il lavoro che vi sta bloccando, amici della bilancia, questa è la settimana dove essere liberi, di poter sentire, dire anche liberamente cose che pensavate, che in qualche modo non siete riusciti proprio a dire al 100%. Il carro in questa posizione parla di una grande competenza, di una grande autodisciplina che vi caratterizza sempre a voi della bilancia. Cioè voi entrate in un posto e vi fate veramente voler bene da tutti, perché avete sempre quel controllo, quella determinazione, no, nel fare le cose. Ecco perché sarà molto importante rimanere molto concentrati sugli obiettivi anche che avevate in mente, perché in questa è la settimana in cui dovete sfruttare al meglio le vostre risorse, che non c'è tempo per la negatività, non c'è tempo per le cazzate che dite solitamente o vi buttate giù come al solito, cioè non fatevi buttare fuori strada dalle vostre emozioni. Quindi cercate di essere più gratificanti, di andare a lungo, di pensare a qualcosa di lungo termine, di andare oltre a voi stessi. Il carro è un trasporto verso qualcosa di nuovo che dovete lasciare andare. Ci tengo particolar modo, perché io sono ascendente in bilancia, quindi ci tengo particolar modo perché
Voi siete quel tipico segno che quest'anno deve realmente farsi più forza degli altri per poter finalmente raggiungere qualcosa di importante, ma questo è l'anno dove quel qualcosa di importante è raggiungibile, però, come dice questa carta, con la propria felicità, con il proprio controllo, sarà molto interessante. Ottimi gli studi, le persone che studiano, questa settimana devo dire che per voi è molto importante. L'amore, forse qualcosa riguardante un voler vivere quella relazione in maniera più aperta, il voler avere vicino a voi questa persona che da molto tempo, da troppo tempo non vi sta vicino, un voler sentire delle parole che fino a questo momento non si eravate riusciti a sentire. È molto probabile però che questa settimana lo direte oppure magari questa persona ve lo dirà a voi. Quindi è bello soprattutto per le persone che hanno degli amori sentirsi liberi di amare, sentirsi liberi di fare questo. Se invece è molto nascosto questo vostro amore, dovete sempre vedervi di nascosto che c'è qualcosa che non va più bene, sentirete proprio che non siete più liberi e questa cosa probabilmente non può andare avanti fino al 100%. Ottimi gli incontri nuovi, in realtà potrebbero esserci degli incontri con i segni di aria come voi questa settimana e piano piano piazzare un po' il terreno con questa nuova amicizia, con questa nuova persona che state conoscendo, perché sostanzialmente è una persona che vi farà sentire a casa, è uno che la penserà come voi, se non l'avete già conosciuta, questa persona, perché è molto probabile che qui c'è qualcuno che ha già conosciuto qualcuno che vi fa sentire a casa e che vi fa sentire soprattutto come voi. Diciamo io, è proprio questo il modo che io la vivo. Bella settimana amici della bilancia, mi raccomando, poi lo so che già mi scriverete come al solito, direte sempre le vostre cose, ma smettetela di essere negativi perché non va bene, cioè voi dovete cambiare proprio energia, mi raccomando. Che cosa avete bisogno di rilasciare della vostra vita? Qual è la cosa che dovete abbandonare completamente della vostra vita? Voi lo sapete, io credo che voi lo sapete perfettamente che cosa dovete lasciare dalla vostra vita, perché c'è qualcosa di tossico che probabilmente ancora vi sta trattenendo. Cosa avete bisogno di rilasciare? Pensateci bene. Allora, andiamo a vedere adesso invece chi c'era? Il sesto posto. Sesto posto, io voglio mettere gli amici del cancro. Amici del cancro, sesto posto perché avrete una luna in quadratura, ma poi del resto non tantissimo, ma sesto posto va bene, nel senso non è che mo le pole position sono riservati a segni che hanno sole o hanno comunque dei trigoni o dei sestili molto importanti durante questa settimana, quindi devo dire che sesto posto è un buon posto per gli amici del cancro. C'è il cancro che vi vedo un po' indaffarati. State facendo mille cose, non sapete come mettere le cose in ordine, state tanti troppi pensieri per la testa. Lo so, è proprio quella la sensazione che avete in questo momento. Andiamo a vedere. Anche per voi la carta della solitudine, vi ricordo, questa non è una carta che parla solo ed esclusivamente della solitudine, ma vi ricordo che è anche forse una carta, soprattutto guardando il voi come segno, dove dovete chiedere aiuto a qualcuno. È probabile che molti cancro in questo momento stanno facendo troppe cose da soli e a livello lavorativo o magari delle responsabilità in casa, dove secondo me potreste esplodere in una stanchezza. Quindi fate attenzione perché è arrivato il momento di chiedere aiuto. Una cosa, fidarsi è bene delle persone, si dice non fidarsi è meglio, ma in questo caso fidatevi comunque delle persone che sono vicino a voi e che sapete che hanno delle competenze, dei colleghi che sono in grado di, nel senso, voi non siete soli. Quindi è possibile che in qualche modo c'è bisogno di riorganizzare anche qualcosa durante questa settimana. A meno che questa carta non voglia rappresentare anche l'idea che molti cancro questa settimana, credo che sia soprattutto l'inizio della settimana, avete bisogno un po' di riposo. Quindi riposate proprio anche fisicamente perché secondo me è interessante. Io mi andrò a fare un massaggio, non so se si possono fare, ma mamma mia, ho una voglia di farmi un massaggio. Qui non si possono ancora fare, però me ne andrei in una spa, passerei del tempo tranquillo proprio. Ah. Andiamo a vedere come sarà questa settimana. Anche per voi il 6
di denaro. Vede, questa è proprio la carta di ragazzi, isolatevi un attimo. Anche le parole, le discussioni che state sempre facendo, c'è qualcosa che forse vi sta realmente stancando. La torre in questo caso rappresenta la vostra famiglia, quindi è molto probabile che qua ci sia qualche situazione riguardante la vostra casa, un argomento abbastanza difficile con una sorella, un padre, una madre che da un po' che vi state trascinando o comunque delle notizie, delle situazioni abbastanza dure, forti da dover affrontare. Attenzione alle questioni che riguardano i soldi e che riguardano le questioni pratiche, proprio anche di documenti, di eredità, perché potrebbe esserci un piccolo malestare riguardante soprattutto l'aspetto familiare. Questo è un aspetto che vi farà un po' male questa settimana, devo dire, anche se voi troverete il modo di farlo, perché potreste sentirvi delusi da dire io ho sempre dato tutto a questa persona e adesso arriva e mi dice in questo modo. Potrebbe essere una discussione con una zia, una cugina, situazioni abbastanza forti che potrebbero magari avvenire proprio durante questa settimana. Anche nelle questioni di lavoro dovete avere gli occhi aperti con colleghi o capi. Ripeto, questa è una settimana, questa è proprio la stessissima carta, eh? La solitudine con l'otto di coppa sta benissimo, ma non perché la solitudine non è negativa, ma è vero che è un momento in cui forse qualcuno ha bisogno di prendersi un attimo uno stacco da qualcosa, quindi è possibile magari che c'è bisogno di prendersi dei momenti suoi, no? Visto che questo 8 di coppa è proprio nel vostro quinto chakra, direi anche di non parlare tantissimo, perché queste possono essere discussioni che già state facendo e rifacendo da molto tempo, di cui siete stanche, mi raccomando, soprattutto nelle questioni lavorative. Allora, per l'amore sarà una settimana particolare perché sarete guidati da un'energia che è il mago ed è un'energia diversa rispetto al matto, perché parla più di un potere personale, di un'intenzione nuova che si ha. Qui potreste magari ricapovolgere un po' il vostro rapporto con il vostro partner, nel senso c'è una volontà diversa nel voler affrontare le cose. È come se la chiave per avere il controllo nella nostra vita dell'amore è sicuramente quella di agire in maniera diversa rispetto a come ho agito fino adesso. Avere l'intenzione di dire, di far capire all'altra persona che siete cambiati, che magari c'è un nuovo modo di essere, una nuova intenzione proprio nelle questioni che volete fare. Sapete che sarà interessante durante questa settimana far capire che in realtà tutto quello che voi siete o che siete stati, se ci sono stati dei problemi, qua possono essere anche delle discussioni con il proprio marito, però solo se siete in casa, nel senso se siete sposati. Ci sono delle intenzioni diverse, cioè la persona che eravate prima non lo siete più nel bene e nel male, nel senso qui potrebbe esserci una rottura, per esempio un divorzio, potrebbe esserci veramente la voglia di dire basta ad un vivere in casa sempre con quella persona. Ecco perché dico che credo che più le persone sposate abbiano voglia di andare oltre, perché c'è proprio la voglia di andare oltre le necessità, i nostri obiettivi, quindi c'è una necessità di manifestare in qualche modo una visione diversa di quello che si è, perché si è cambiati, siamo diversi, non siamo più come prima. I cancro lo sono in particolar modo. Quindi dovete farglielo anche capire a quell'altra persona, quella persona che non vi chiama da tanto, che non si fa sentire da tanto. Avete quella voglia di dire guarda io non so più quella persona lì, cioè io sono cambiata, forse magari chiedere scusa in qualche modo, perché questa è una carta di scuse, e dire io sto cambiando, cioè c'è bisogno proprio di fargli capire che magari se ti ho rifiutato 10 anni fa, non ti rifiuterei adesso perché mi piaci, oppure se ci siamo lasciati perché ero così 2 o 3 anni fa, oggi non lo sono più quella persona. E c'è proprio quella voglia di farlo, anche se spesso trovate o potreste trovare magari adesso proprio un muro, però queste sono delle intenzioni per farglielo capire e secondo me è interessante poterlo fare. Se siete single non è una settimana facile, o meglio non è la settimana ideale per conoscere qualcuno,
quindi ancora non lasciatevi andare. Ricordatevi che qualsiasi tipo di lavoro voi farete in questo momento, qualsiasi azione che farete, sarete ripagati al 100%. Questa è una bella carta, va bene amici del cancro? L'unica cosa nella famiglia, guardatevi un po', forse ci sono delle questioni pratiche documenti, situazioni che dovete rivedere attentamente. Quinto posto, voglio mettere gli amici dell'Ariete. Gli amici dell'Ariete che questa settimana avranno solo la luna che entrerà, però continuerete ad avere questi sestili interessanti, tutti nel segno dell'acquario. Anche per voi però fate molta attenzione durante il giorno 19-20 perché c'è una grande tensione nell'aria, soprattutto nei rapporti sentimentali. Ok? Allora, amici dell'Ariete, Sole, Luna o ascendente settimana 15-21 febbraio. Andiamo a vedere qual è il vostro oracolo. Il successo. Mi raccomando, le ambizioni, le aspirazioni, non perdete mai di vista quelle che sono le cose che volete che si avverino dentro di voi o dentro il vostro modo di vivere o di essere nella vita. Il successo è una carta che parla anche di sacrificio, quindi è molto probabile che questa settimana bisognerà dimostrare o fare il doppio proprio nelle cose pratiche. È una carta piuttosto pratica, anche se potrebbe essere riguardante anche l'amore. Mi raccomando, è possibile che finalmente quel discorso che stavate trattenendo da molto tempo potrebbe finalmente arrivare. È però una settimana in cui dovete muovere qualcosa e soprattutto di non perdere mai di vista i vostri obiettivi. Quello sarà molto importante e farlo con amore, fare con amore le cose che si fanno quotidianamente, non perdete l'entusiasmo nelle cose della vita, amici dell'Ariete. Allora, andiamo a vedere un poco, amici dell'Ariete, quali sono le vostre carte. L'asso di denaro, il diavolo, c'è qualcosa che vi spaventa per il futuro, eh? Forse è una scelta che dovete fare qui. Mhm. L'unica cosa di cui dovete fare leggermente attenzione, forse è anche avere un piano futuro più integrato. Nel senso, nel vostro piano futuro, durante questa settimana, lavorate attentamente sulle questioni, per esempio, della salute, dell'alimentazione, voglio dimagrire, voglio smettere di fumare, cosa che sto facendo anche io, ve lo dico già. Quindi è possibile che dovete integrare qualcosa, anche se c'è una piccola paura, o siete ancora forse troppo legati a qualche idea del vostro passato, che sta continuamente prendendo forma. E la cosa di cui avete più paura è che questa idea del passato ve la portate poi in avanti. Ecco, questa è una settimana in cui dovete lavorare tantissimo su questo aspetto e soprattutto fare una grande importante scelta per voi stessi, per i vostri sentimenti. Le questioni di lavoro sono leggermente bloccate. Va bene per chi sta lavorando, va bene per chi ha quello che ha, insomma continuate tranquillamente. Per chi non ha lavoro qui dovete muovervi in campi forse che non vi siete mossi fino adesso, siete un po' in attesa. Potrebbe essere la settimana in cui si smuove qualcosa, ma non direi proprio al 100%, aspetterei un attimo, quindi se sono soltanto voci non credeteli, perché magari sono veramente soltanto delle voci. La carta interessante è sicuramente questa degli innamorati nel vostro pleto solare, una carta che parla sicuramente di unione, di amore ovviamente, però anche una scelta da dover fare. È una carta in cui vi chiede di unire un po' il vostro cuore con la vostra mente, con la vostra testa. Quindi se avete una decisione da prendere ora, in questo momento, durante questa settimana, è importante sincronizzare quindi il vostro desiderio al vostro cuore e prestare però molta attenzione anche alle conseguenze, quindi alla logica che noi dobbiamo affrontare. Quindi se agite per amore, sicuramente siete sulla strada giusta, però spesso nella vita bisogna fare delle scelte e una volta che si è fatta questa scelta,
bisogna mantenere insomma viva anche il sacrificio o comunque sacrificare anche un'altra di scelta. Quindi questa carta sostanzialmente esorta molto spesso qui nel plettro solare di assumervi le vostre responsabilità soprattutto di cuore. Quindi è una carta che parla di responsabilità, di scelte. Celebrate qualsiasi tipo di amore, no? La passione, l'amicizia, la cura di se stessi, la devozione spirituale è importante, però sappiate che se dovete fare questa scelta lo farete con il cuore, con la pancia, proprio lo sentirete che dovete fare, perderete sicuramente o dovete sacrificare sicuramente un'altra scelta, e qua sarà importante anche perché voi siete molto presenti questa settimana. Questa è la settimana in cui dovete forse decidere qualcosa di molto importante. Se siete single, queste sono tutte carte che parlano di amore, quindi mi raccomando, è possibile che conoscerete anche voi una persona di un segno di fuoco, uomini o donna che sia, e quando parlate cercate di essere un po' più determinati, cercate di dimostrare a questa persona che voi non siete quello che realmente state pensando, ma siete molto più determinati. È importante uscire fuori da questo piccolo stallo che vi sentite dentro. Questa è una mancanza di sicurezza anche, quindi attenzione alla bassa autostima, perché il diavolo per esperienze passate voi state vivendo ancora una bassa autostima ed è quello che dovete un po' affrontare. Qualsiasi cosa, carta nascosta, è il sole, sì, rinascita. Andiamo a vedere che carta vi esce. Dovete rischiare anche voi per fare il primo passo. Beh, questa è una carta che non è inutile dirvela a voi perché voi siete sempre a fare il primo passo, però dovete rischiare, dovete farlo, dovete farvi vedere ed essere determinati. Mi raccomando, amici dell'Ariete. Io poi parlo, ma mi devo riascoltare perché voglio capire quello che vi sono detto. Allora, andiamo a vedere al quarto posto gli amici del Sagittario. Amici del Sagittario, non lo so, vi vedo bene durante questa settimana, cioè, si sta avvicinando un bel momento per, per tutti di voi. Sapete però che il Sole entrerà in una quadratura con voi, quindi bisognerà fare leggermente un po' attenzione sulle questioni pratiche dei soldi, no? Quindi l'unica cosa, l'unico aspetto che mi verrebbe da pensare, perché questo Sole in quadratura, però è anche vero che questo Sole quando illumina la decima casa è un po' un'occasione che potrebbe nascere per voi, quindi non è sempre detto che queste quadrature non siano così negative, ecco, no? Io comunque vi metto al quarto posto perché sento che le energie sono positive e in qualche modo avete anche questa opportunità con questi sestili anche con il vostro segno. Andiamo a vedere qual è la carta per voi, l'onestà. Questa è una carta importante. Allora, non potete sempre chiedere la verità alle persone che sono vicino a voi, no? Però sicuramente voi potete dire la verità a voi stessi e potete essere sicuramente onesti con voi stessi. Siate onesti, questa è una carta interessante perché probabilmente anche nelle vostre capacità quotidiane bisogna mettere un limite e dire guarda, io sono onesto, io fino a qui non posso arrivarci, cioè dire anche questa situazione. Comunque voi siete solitamente un segno abbastanza onesto. Dico abbastanza perché molto spesso il Sagittario parte in tangenziale, si perde nei suoi viaggi, si dimentica delle persone vicino a voi. Però è anche vero che questa è una carta che vi richiede di essere onesti forse più con voi stessi, non tanto con gli altri ma con voi stessi, di rendervi conto che forse quel percorso che state facendo non fa per voi e quindi dovete magari modificare qualcosa, c'è qualcosa dentro di voi che dovete riconsiderare probabilmente durante questa settimana. La forza, anche forse questi istinti che dovete lavorarci, dovete in qualche modo trattenere, ma la forza è un'energia molto attiva. Mamma mia, ragazzi, agite qua. Beh, direi che l'unico aspetto che secondo me è un po' più duro potrebbe essere il lavoro, le questioni pratiche del lavoro, anche se secondo me si aziona qualcosa di importante o forse magari tornerete a lavorare, dovete iniziare a prendere una vita o una quotidianità nuovamente
insomma una routine, riprenderla non è facile, se si faceva lo smart working, iniziare a lavorare un po' di più, insomma c'è qualcosa che qua secondo me si sta per muovere e mi rimetterà in qualche modo in carreggiata su tante cose, però ma queste sono carte stupende. Non guardate il diavolo come carta nascosta, perché questa in realtà potrebbe essere anche, soprattutto quando il diavolo è nascosto, è che dentro di voi c'è una repressione di impulsi, di istinti sessuali, come vogliamo chiamare, o forse un discorso che dovete fare e che lo state un po' tanto reprimendo perché è carta nascosta, che in qualche modo qui questa settimana vi toccherà tantissimo. Attenzione ai soldi, perché questa potrebbe essere anche dentro di voi questa voglia di spendere che magari non è tanto facile. È vero che siete ancora troppo legati a una situazione del passato, per quanto dite che stiamo andando avanti, forse siete ancora troppo ancorati a questo, anche se ci sono 1, 2, 3 carte che vi dicono di guardare avanti, di andare oltre, di iniziare un percorso, di lasciarsi probabilmente andare. Oh, ottime, bellissime le carte sull'amore per gli amici del Sagittario. Il Sole è una carta che parla molto spesso di grandi opportunità che nascono, un po' una rinascita dentro di noi stessi. È la carta forse più bella che esiste, quindi mi raccomando, lasciatevi andare, siate più entusiasmati, giocosi, perché in realtà il Sole è un po', a differenza del diavolo, è un'accettazione di se stessi per quelli che si è, ed è quello che dovete essere forse onesti con voi stessi, accettare voi stessi per quello che siete. Il sole ve lo sta indicando bene perché è una carta che rivela tutto, e forse verrà alla luce anche qualcosa di interessante che non sapevate che in realtà poteva esistere, quindi beneficiate molto di di questi sentimenti, di questi pensieri che avrete durante questa settimana, perché saranno veramente dei pensieri che vi porteranno in qualche modo ad un successo, a condividerli con altre persone, perché saranno proprio gli altri che vi daranno questa spinta. Avete una grande spinta dentro di voi, siete brillanti, no? Curiosi, creativi, siete un po' quello che siete, tornerete ad essere realmente voi stessi. Fate ciò che vi fa sentire bene, fate ciò che vi fa sentire proprio caldi dentro, no? Calidi in qualche modo, perché queste sono le carte di grande energia. Ripeto, l'unico è riaffrontare questa operazione lavorativa, anche se devo dire che se questa volta vi andrà male, ci sono già delle comunicazioni, delle persone che in realtà già parlano di voi, che potreste essere voi le persone per assumere quel tipo di ruolo o meno, eh? Andiamo a vedere un po' qual è la carta. I vostri sogni hanno bisogno di un piano pratico. Ecco, siccome voi siete i tipici sognatori, qui in tutta questa marasma di sentimenti fatevi un attimo un piano pratico. Iniziate a scrivere un po' le cose pratiche della vostra vita, forse anche lavorativamente parlando vi sta chiedendo. Affrontatelo nei migliori dei modi, va bene, Sagittario? Allora, andiamo a vedere la pole position. Numero 3 metto gli amici dell'Acquario, come al solito voi avete questa grandissima spinta di pianeti che non sono semplici, devo dire la sincerità. Il Sole purtroppo vi lascerà, settimana prossima vi lascerà anche Venere, però devo continuare a dire che siete in un momento di grande rivoluzione vostra personale, di grande trasformazione delle cose che sono intorno a voi. Spero che voi lo state sentendo, perché dovete approfittarne di questo cielo, è un cielo che vi permetterà comunque di essere consapevoli verso tantissime cose. Dipenderà ovviamente dal vostro ascendente o da tantissime altre cose che saranno nella vostra carta natale, ma parlo degli acquario che si sentono questa grande spinta. È arrivato il momento di rimettersi veramente in grande gioco. Sapete che all'inizio della settimana anche la luna sarà in sestile con voi, ed è una luna importante, una luna che vi permetterà di reagire a qualcosa di estremamente serio anche nelle questioni pratiche della vostra vita. L'unico momento, fate attenzione perché Venere farà lo scontro con Marte il 19, ma ripeto, quello è uno scontro più per parlare chiaro delle questioni di amore. Allora, Sole, ascendente o segno lunare Acquario, 15-21. Andiamo a vedere, il bilanciamento, l'equilibrio, ecco, diciamolo così, questo è l'equilibrio. Quindi è come è proprio l'energia che sento per voi, no? Cioè cercate di raggiungere quello stadio perfetto dell'armonia che vi è proprio nel mondo, no? E voi siete proprio in questo
un perfetto istante senza giudicare nessuno, voi state facendo la vostra vita, il vostro percorso ed è quello che secondo me più vi farà onore in questo momento. Ripeto, non sono carte semplici, scusate, pianeti semplici, ma so sicuramente che è un grande momento dove finalmente l'acquario troverà quell'equilibrio giusto nel proprio mondo, nel proprio universo, senza giudicare gli altri, senza giudicare neanche quello che si vive. Questo è quello che c'è e quello è quello che viviamo. Quindi credo che sarà importante per voi anche tutto questo. Una bella carta di equilibrio anche nelle questioni di amore, forse magari qua c'è un discorso da dover fare, da parlare probabilmente con una persona, in qualche situazione che riguarda aspetti importanti. Qua sicuramente c'è un chiarire con qualcuno, vedete, l'equilibrio e la giustizia sono esattamente la stessa carta. Mi raccomando, fatelo con grande passione. Qui abbiamo cavallo, fante, cavallo, regina e re di bastoni. E il 4 di bastoni. Anche quindi potete immaginare che grande energia ancora una volta questa settimana per affrontare qualsiasi tipo di problema o situazione. Sapete che nel vostro inconscio siete consapevoli che qualcosa dentro di voi sta morendo. E siete consapevoli di questo grande cambio che state per affrontare. C'è una parte di voi che in realtà questo 4 di spada rappresenta, che è morta, che sta morendo. Questa settimana lo sentirete sempre di più, che non tornerete ad essere quella persona lì, non tornerete più ad essere questa situazione qui. Qui ci sono incontri con tantissime persone a livello lavorativo, ma anche d'amore. Qua c'è un incontro passionale molto forte, vedo proprio che c'è una grande passione con tutte queste carte di fuoco, con i segni di fuoco. È una persona nuova, un incontro nuovo, tra l'altro potrebbe essere una grande avventura che ti porterà anche a vivere intensamente qualcosa. Qualcuno del passato? Sì. Quando esce il cavallo di spada è qualche argomento, qualche discorso che si era lasciato un po' in bilico con qualcuno e finalmente si ritorna a riprendere questo argomento perché ci sono delle grandi possibilità, forse che per chiudere questa parentesi, però c'è una grande possibilità di rimettere un po' di armonia all'interno di questa situazione. Ottime anche le questioni positive di lavoro, pratiche, avventuratevi, lanciatevi in qualsiasi momento e chiunque vi chiama in questo momento. Una conclusione sta per arrivare, qualcosa si sta per concludere, c'è un ciclo che si sta per chiudere ed è questo 4 di spada che vi stavo dicendo, una parte di voi che ormai non appartenerà più a voi. Ecco, questo sarà interessante, va bene amici dell'acquario? Allora, secondo posto devo mettere gli amici dei pesci perché sì, perché sono dalla vostra parte, perché sono convinto che moltissime sono le energie che da questa settimana in poi inizieranno veramente a darvi un po' di spensieratezza, di rivoluzione anche dentro di voi, una grande empatia per il mondo, per l'universo, per quello che avrete, però devo farvi anche gli auguri, quindi tantissimi auguri a tutti i pesci che in questo momento compieranno gli anni. Tanti tanti auguri veramente perché questo sarà un momento importante. Allora, amici dei pesci, andiamo a vedere sole ascendente o segno lunare. Qual è la vostra carta? Secondo posto, sono contento per voi. Sapete che dal 25 avrete anche Venere con voi, Andiamo a vedere. Wow, relationship, una relazione, amore. Ma non soltanto, anche le persone vicino a voi, quindi potrebbe essere anche l'attrazione verso qualcuno di nuovo, persone nuove vicino a voi. Siete attratti dalle persone che servono, diciamo, che sono vicino alla vostra grande, alle cose importanti della vostra vita. Ma questa è una carta di unione, quindi può nascere sicuramente un amore, se c'è già si potrebbe rafforzare, ma anche un rapporto lavorativo con persone nuove, no? Che vi vogliono dare una mano. La carta della famiglia, re di denaro, il giudizio, la ruota della fortuna, il 4 di denaro, 8 di denaro, questa è bella quando esce qua perché c'è da lavorare, finalmente, asso di denaro, mamma mia, la giustizia, ragazzi.
Carte stupende, mi raccomando se c'è un discorso da dover affrontare, finalmente, qua potrebbe esserci una pacificazione con qualcuno, un dire basta ad una situazione che magari era rimasta in sospeso e finalmente parlare con una persona, la voglia anche con queste carte di innamorarsi di qualcuno, ritornare con qualcuno, riprendersi qualcuno nella propria vita. C'è una sorta di grande equilibrio e secondo me questo potrebbe essere veramente un periodo interessante ed importante per gli amici pesci e soprattutto per l'amore. Se siete single, questa è una settimana interessante. Sbrigate tutte le questioni di documenti, le questioni pratiche, perché questo potrebbe essere la settimana in cui finalmente vi toglierete alcune rogne burocratiche, grazie anche forse all'aiuto di qualcuno, un commercialista, una persona che se ne capisce di queste cose. Sul lavoro c'è tanto da faticare, c'è anche da chiedere, perché questa è una notizia che vi potrebbe arrivare, finalmente uno stato precario che si allontana e in qualche modo c'è anche un cambio proprio su personale nel voler affrontare le cose. Belle, queste sono carte interessantissime. Andiamo a vedere qual è il vostro oracolo, amici dei pesci. È un bilanciamento di qualcosa sta per arrivare, cioè nel senso non c'è nessun vincitore, nessun perdente, c'è un affronto faccia a faccia, qualcosa che equilibra entrambi sta per arrivare. Quindi c'è una previsione importante che sta per arrivare proprio tra una questione di equilibrio. Allora, molti mi hanno scritto: ma perché ai pesci parli sempre poco? Perché siete al secondo posto, non c'è da dire moltissimo. Vedendo queste carte sono interessantissime, quindi per questo dico la stessa cosa, lo farò con gli amici dei gemelli che sono al primo posto. Amici dei gemelli. Allora, andiamo a vedere un po', gli amici gemelli, sole, ascendente o segno lunare, quali sono le vostre carte. E andiamo a capire un po' gli amici dei gemelli, settimana 15-21. Andiamo a vedere un poco. Attenzione all'invidia questa settimana, eh? Io sono lo stesso di tutti gli altri, ma sono differente nelle sfide. Quindi c'è una piccola sfida da affrontare, amici dei. Qua c'è qualcuno qualcuno che vi spia, qualcuno che in realtà volete sapere. Non lo so, siete voi che avete cominciato a spiare a qualcuno. Questa è una carta interessante. Perché sostanzialmente, vedete, io sono lo stesso di tutti quanti, ma siamo differenti nel nostro punto di vedere. C'è una piccola sfida qui che si deve affrontare. E attenzione alle persone magari che vicino a voi, e forse qua oggi come oggi potreste finalmente raffrontarvi ad una persona. Vedete, qua c'è già il mettere in chiaro una situazione, un discorso che dovevate fare e dire: senti, io sono così. Qua prendiamo di vista qualcosa. Attenzione ai sentimenti che vi scoraggiano tantissimo in questo momento, però ragazzi, tutto sommato, anche se avete una torre nel terzo chakra, vuol dire che questa sensazione che avete, che dovete recuperare forse un po' di voi stessi, c'è dentro. Ottime le persone, per esempio, che sono single, qui c'è una conoscenza che sta per arrivare, forse qualcuno con cui già avete chattato, avete già scritto. Bellissimo gli argomenti che finalmente potreste fare in famiglia, mettere in chiaro una situazione, un'eredità, cose pratiche, un avvocato in mezzo per poi poter gestire qualcosa che era ingestibile fino a questo momento, e interessanti anche le opportunità nuove di lavoro che possono arrivarvi. Non vi preoccupate perché dentro avete tanta energia ed è questo secondo me che questa torre vi potrebbe far cadere ogni tanto in una crisi di pianto per lo stress, ma secondo me è una crisi di contentezza in realtà per alcune cose vostre. Vedete che l'armonia qui si troverà anche perché dovete parlare molto chiaro, dovete dire a questa persona vicino a voi, dice: guarda, io va bene tutto, però siamo diversi sugli aspetti della nostra vita, sulle sfide che affrontiamo nella nostra vita. Aprite i vostri orizzonti, parlate con persone nuove e soprattutto attivate un po' quelle che possono essere le questioni nuove lavorative. Non state fracassando, siete forse un po' fermi, ma dovete un attimo rimettervi anche voi in gioco. Contattate persone vecchie, iniziate a inviare curriculum, fate qualsiasi tipo di mossa perché questo è un momento in cui veramente potete lasciarvi andare tantissimo.
Luna nuova in Sagittario, la fortuna è dalla vostra parte, non per questo vi ho messo al primo posto, amici dei gemelli, perché lo sento che siete molto fortunati in questo momento, eh. Allora, io come al solito voglio ringraziare tutti voi che mi state seguendo nella chat, che mi state scrivendo. Grazie, grazie, grazie come al solito. Lasciate un like e noi ci sentiamo alla prossima. Ciao.